Bentornati a Factor Next, continuiamo i nostri appuntamenti per spiegare il funzionamento dei meccanismi europei a seguito delle elezioni che in Italia si sono svolte lo scorso 8 e 9 giugno. Lo facciamo anche spiegandovi come alcuni di questi enti si riorganizzano in virtù del voto popolare e come altri invece continuano il loro lavoro per i cittadini europei indipendentemente dal voto. Dal sito della Commissione europea andiamo a vedere, lo potete leggere, come vengono eletti e nominati i leader delle istituzioni europee. C'è anche questa animazione che dà l'idea dell'importanza di andare a votare, cosa che ha fatto circa la metà dei cittadini europei. Poteva andare meglio a livello di affluenza. I cittadini europei sono al centro del processo democratico. Attraverso il loro voto ci sono conseguenze sul Parlamento europeo, che viene nominato naturalmente attraverso il voto, e poi sul Consiglio europeo, sul Consiglio dell'Unione europea, che è una cosa diversa, e sulla Commissione europea di Bruxelles, che prende buona parte delle decisioni operative. Il Parlamento europeo, lo vediamo qui composto nel suo emiciclo, adesso sta trovando gli equilibri per la formazione di una maggioranza. Il Parlamento europeo è eletto direttamente dall'UE, i deputati rappresentano gli interessi dei cittadini che li hanno eletti, questo è lo scopo, la rappresentanza dei 27 Paesi membri, ma anche delle molte regioni europee. Dal momento che parliamo di politiche di coesione, le regioni sono sempre al centro delle nostre attività, ha potere di discutere, modificare e adottare nuove leggi, quindi potere legislativo, e può decidere anche in merito al bilancio dell'UE monitorando l'esecuzione in base proprio all'utilizzo del denaro. I membri del Parlamento sono 720 per la legislatura 24-29. Come potete vedere c'è un tema demografico: la Germania è il paese più popoloso, ha 96 delegati, la Francia 81, noi 76, siamo il terzo paese per peso in Europa. I gruppi politici vengono determinati dopo le elezioni e devono essere formati da almeno 23 deputati eletti da almeno un quarto degli Stati membri, quindi devono avere, diciamo, una rappresentanza trasversale. Il Consiglio europeo e il Consiglio dell'UE sono questi altri due organi. Il Consiglio europeo definisce l'orientamento politico generale dell'UE e le priorità dell'UE. È composto dai capi di Stato e di Governo e dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea. Delibera una maggioranza qualificata e con l'accordo del presidente eletto della Commissione. Mentre invece vediamo qui intanto che c'è la rotazione del Consiglio europeo, responsabile dell'adozione della legislazione dell'UE nel bilancio dell'UE insieme al Parlamento, e poi il ruolo del Presidente del Consiglio europeo, che presiede e promuove i lavori del Consiglio e facilita la coesione e il consenso. Più tardi vedremo anche i consigli regionali. Infine la Commissione europea, che propone le nuove leggi, sviluppa le politiche, gestisce la spesa di bilancio dell'UE, interviene a nome dell'UE sulla scena mondiale, ad esempio nei settori di politica commerciale, questioni economico-climatiche, ed è custode dei trattati, garantendo che gli Stati membri li rispettino, tema molto importante, soprattutto il fronte dei diritti. Da questo punto di vista poi ci sono tanti altri organi, tra questi il Comitato delle Regioni, una delle forme di rappresentanza, se vogliamo, più dirette dell'Unione Europea. Ce ne parla Amé Zoutberg. Hi everyone and welcome back to another video for EU Factor Next. My name is Amé Zoutberg. Ciao da me! Oggi vi spiego come funziona il Comitato delle Regioni, ossia l'istituzione che si prende letteralmente cura della vostra voce e del fatto che sia udita con chiarezza nell'Unione Europea. È composto da 329 membri a sede a Bruxelles, rappresentanti di tutte le diverse regioni e città d'Europa. Il Comitato delle Regioni è importante perché discute circa il 70% delle leggi dell'Unione. Il punto focale è l'esigenza del cittadino e i temi chiave possono andare dai centri estivi per i ragazzi all'economia green, dalla crisi dell'abitare all'istruzione. I membri del Comitato delle Regioni si trovano 5-6 volte all'anno. La loro partecipazione al Comitato è gratuita, c'è giusto il rimborso. E se ti interessa? Ebbene, pure tu puoi entrare a far parte del Comitato delle Regioni. È necessario che la tua regione o città ti elegga come delegato per Bruxelles. Se vuoi saperne di più e partecipare a eventi legati al Comitato delle Regioni, ti basta consultare il sito core.europa.eu, dove core sta appunto per Committee of Regions. I will drop the website down below right now. Parte del compito è dunque spiegarvi il funzionamento di questi meccanismi e assicurarci, ci abbiamo provato prima delle elezioni, che sceglieste di votare rappresentanti che hanno davvero a cuore i vostri temi chiave, non soltanto quelli locali, perché questo è un grosso problema della comunicazione di cui ci parla un'altra delle nostre inviate, Belle De Jong. I temi principali dell'Unione Europea sono trasversali ai 27, spesso sono temi che vanno cercati non nelle news locali o nazionali, ma nelle news internazionali. Un problema da risolvere. A me e anche Belle da questo punto di vista sono particolarmente concentrate. Vediamo.
Hi everyone, it's Belle Dion for EU Factor Next, and today we're going to talk about... Ciao da Belle, per EU-Factor Next. Torniamo a parlare delle elezioni europee dello scorso giugno. La mia speranza è che ognuno di voi abbia potuto votare per qualcuno che lo rappresenti davvero a Bruxelles, ma secondo me non è così automatico. Il problema dei media quando approcciano i temi europei è che lo fanno quasi sempre in chiave nazionale. I titoli sono tutti riferiti all'impatto delle questioni europee su quelle locali, mentre non si sente praticamente mai parlare delle gigantesche situazioni che superano i confini del singolo Stato membro. Siamo molto più collegati di quanto sembra agli altri 26 Paesi membri, eppure i media faticano ancora a rappresentare questa connessione. Se la comunicazione attorno alle elezioni UE è dominata da questioni locali, il quando d'insieme diventa invisibile. Le macro regole economiche e le politiche sul clima praticamente non ne sappiamo nulla, si parla di questioni di cortile, e va a finire che ai cittadini mancano gli strumenti per capire come le decisioni di più alto livello dell'UE impatteranno sulle loro vite. È qui che noi giornalisti dovremmo intervenire nel futuro, come stiamo provando a fare con EU-Factor Next, raccontandovi non solo cosa l'Europa fa vicino a casa vostra, ma anche come tutto questo sia connesso col resto dell'Unione e degli altri cittadini europei. La nostra presenza in giro per l'Europa vi permette di vedere l'UE da angoli diversi, attraverso spunti e storie che altrimenti non ascoltereste. I also work as the European correspondent, where we cover European issues with local journalists in their countries who can provide a European angle. Ringraziamo Belle per aver condiviso questo pensiero con noi, per di più verso la fine del progetto EU-Factor Next, che vivrà il suo momento conclusivo il prossimo 21 settembre in compagnia anche dei nostri e delle nostre corrispondenti, però ci sono ancora tanti temi di cui parlare, di cui informarvi, allora andiamo a scoprire la European Youth Card, tanti vantaggi internazionali anche fuori dai confini dell'Unione Europea con Laura. Hi everyone, this is Laura Bagnier reporting for EU Factor Next. Ciao da Laura! Oggi siamo in Lussemburgo per incontrare Marie-Ange, la project manager della European Youth Card. Così ci spiega tutto quello che c'è da sapere su questo strumento che può darvi sconti sulle attività culturali in ben 39 paesi e farvi partecipare a tanti progetti. La Carta Europea dei Giovani è uno strumento digitale usato da 7 milioni di giovani in 39 paesi. Il Lussemburgo, ad esempio, è utilizzato in partnership col Cinema Kinopolis per avere i biglietti scontati. È legata ai festival, quali l'Open Air, sin dalla sua prima edizione. Abbiamo sconti per lo sport, addirittura del 50% per accedere alle piscine lussemburghesi, per allenarsi o rilassarsi. L'elenco degli sconti è disponibile sull'apposito sito web di ciascun paese europeo. Ma con la European Youth Card proviamo anche a organizzare eventi locali e transnazionali, a coinvolgere i giovani europei nelle nostre attività. Sempre sul sito potete ordinare la carta, che ha un costo base di 12 euro, e ottenerla digitalmente sotto forma di app sul telefono. Altri benefici sono quelli legati alla mobilità. Se ad esempio un ragazzo lussemburghese va in vacanza in Portogallo, può ottenere sconti anche lì. Regardez le pays et profitez des discounts qui se trouvent dans le pays dans lequel il est en vacances. Ringraziamo Laura Bagnier, orsù andate a sfruttare tutti questi vantaggi, fate la tessera, girate per l'Europa, tanto dovunque vi troviate, ci trovate sempre qui la settimana prossima con EU-Factor Next.